Salve a tutti, sono Butti e in questo video vi parlerò della saga più sottovalutata di One Piece, il Navy Back Fight a Long Ring Long Land. One Piece è un manga immenso, pieno di momenti epici. In questo video, in piena rivalutazione, cercherò di ridare una chance ad una delle saghe più sottovalutate, il Navy Back Fight a Long Ring Long Land. Una delle saghe migliori di One Piece per 3 ragioni. Definisce l'ontologia della pirateria, esplicita la centralità della ciurma ed è un perfetto punto d'ingresso. Il viaggio della ciurma di Cappello di Paglia è un processo che si discosta in parte dal classico Battle Shonen. Infatti i nemici che incontrano lungo la rotta maggiore non sono semplicemente più forti, ma hanno ideali sempre più complessi e ambizioni sempre più dirompenti, incarnando col passare dei volumi delle minacce sia fisiche che ideologiche più difficili da superare. In questo processo, nel mezzo tra la lotta ad una teocrazia dittatoriale e la dichiarazione di guerra ad un governo dispotico e oscurantista, si trova un gioco tra pirati, con la ciurma di un volpone dalla testa crepata, il cui più grande crimine è stato ferire un cavallo. Un nemico così ridicolo e una posta in gioco così bassa ci portano a pensare che il Back Fight sia un evento trascurabile, al limite del filler, ma non è così. I nemici in One Piece hanno sempre almeno qualche connotato ridicolo, ma riescono pur sempre a incutere timore. Addirittura un nemico buffo come Baggy riesce a spaventarci, ma questo non è il caso di Fox. Il suo aspetto ridicolo, la sua bassa autostima, il basso livello combattivo suo e di tutta la sua ciurma non riescono né a essere una minaccia né a fare paura ai ragazzi suoi. Foxy, così come il suo frutto, ha bisogno di far rallentare il mondo intorno a lui pur di rimanere al passo. Forse è rimasto bloccato in un passato glorioso, che sta per venire spazzato via dalla nuova era della pirateria. Né lui né la sua ciurma potrebbero mai vincere contro i pirati di Cappello di Paglia in uno scontro 1 contro 1, ma utilizzando il loro ingegno ecco che la vittoria comincia a diventare perlomeno possibile. I pirati di Foxy, con bugie, tranelli e sotterfugi, riescono a tenere testa ad un nemico molto più forte di loro. Ed è questa l'importanza e la bellezza del Back Fight. L'essere il primo vero scontro tra pirati, tra due tipi di pirati differenti, con codici d'onore e modus operandi simili ma opposti. I combattimenti in One Piece non sono mai puramente fisici, ma fanno emergere in maniera più o meno intensa degli scontri tra ambizioni opposte. È da notare infatti che in One Piece, con eccezione di Dressrosa, non ci sono tornei come quello Chunin o Tenkaichi, che fanno sfidare personaggi senza avere ragioni per combattere tra di loro. In One Piece i combattimenti non sono casuali e contingenti, ma ricercati e necessari. E nel Navy Back Fight due tipi di pirateria si scontrano: i tanti deboli e furbi pirati di Foxy contro i pochi, forti e onorevoli pirati di Cappello di Paglia. Queste ciurme all'inizio diffidano l'uno dell'altro e del tipo di pirateria che l'altro rappresenta, ma pian piano cominciano a influenzarsi reciprocamente. All'inizio del Gork King, Sanji e Zoro, come imposto dai loro codici d'onore, seguono le regole, ma pian piano, osservando un nemico, cominciano a cambiare e finiscono col manipolare anche loro l'arbitro, facendosi aiutare da Nami. Così come i Mugiwara imparano qualcosa, ovvero a truccare una partita, così i pirati di Foxy scoprono l'onore e cominciano a tifare per Ralphie mentre li sta per sconfiggerlo. In quel momento, sull'arena intorno alla Sexy Foxy, non ci sono due ciurme pirata, ma un'unica grande incarnazione della pirateria, che gridando e contando alla rovescia, tifa un pirata con l'afro. Ogni scontro in One Piece è uno scontro di ambizioni, ogni scontro ha delle ragioni. Rafy accetta la sfida di Foxy per vendicare Shelly, il cavallo di Tonji, ma questa è solo una motivazione superficiale. La vera ragione per cui lo scontro prosegue e si infervora è un'altra. La posta in palio in quest'isola non è salvare un paese da una dittatura o prevenire il genocidio di un popolo, è qualcosa di molto più piccolo e significativo: proteggere la propria ciurma. Questo richiama la posta in gioco della saga successiva, dove si passerà dal salvare Chopper dai pirati di Foxy al proteggere Robin dal governo mondiale e a riparare la Meki da tutte le sue ferite. Il Navy Back Fight mette in condizione i Mugiwara di prendersi cura l'uno dell'altro, di collaborare e avere un solo fine comune, se stessi. Perché la natura della pirateria da loro portata avanti non risiede in un singolo individuo, ma in una ciurma.
E infatti da sempre le mie parti preferite di One Piece sono stati gli sprazzi di vita quotidiana, sulla Sunny o sulla Going Merry, dove Sanji cucina e Ruffy e Usopp fanno gli idioti. Oppure gli scontri collettivi come contro Old a Thriller Bark, dove tutte le capacità e personalità dei singoli Mugiwara vanno a fondersi in un megazord di forze e sentimenti che travolge il nemico. E il Daily Big Fight è una saga interamente incentrata sulla cooperazione della ciurma contro altri pirati. E così come Wittgenstein, tracciando i contorni di un'isola, ha finito col scoprire i confini dell'oceano, così anche noi, tracciando delle linee di demarcazione tra i pirati di Foxy e i pirati di Cappello di Paglia, possiamo scoprire non solo le differenze che li distinguono, ma anche le caratteristiche che li definiscono intimamente. Long Ring Long Land e le sue immense distese erbose portano gli abitanti a rilassarsi ed allungarsi. L'orizzonte è immenso e si vede ovunque. L'isola è una corona a 10 punti e con la quasi perenne alta marea solo le vette di queste 10 montagne rimangono abitabili. Ogni 3 anni, con la bassa marea causata dall'acqua laguna, la popolazione nomade si trasferisce di isola in isola, ciclicamente, senza però costruire mai nulla, a parte qualche antico portale. Nessuno ha mai una visione completa di quest'isola. E qui abita Tonji, con un destino simile a quello di Iko. Tonji aveva un sogno da cui non è riuscito a fuggire, che lo ha portato a creare trampoli sempre più alti fino a fargli perdere 10 anni di vita. Tonji aveva un'ambizione immensa, più grande di sempre. E così come noi lettori di One Piece siamo un po' come gli abitanti nomadi di Long Ring Long Land, che migrano di isola in isola a ogni bassa marea, così Oda è un po' come Tonji, che per la propria passione è rimasto incastrato là in alto e adesso non riesce più a scendere, almeno finché qualcuno non arriverà a spezzargli i crampi, permettendogli di tornare a vivere. E questo era tutto da Butti. In conclusione, Long Ring Long Land è una saga ingiustamente sottovalutata. Il Daily Big Fight è un perfetto punto d'ingresso per cominciare a leggere One Piece. I personaggi vengono introdotti da vicino, senza bisogno di una visione d'insieme del mondo di cui fanno parte, e si riesce ad avere un'idea chiara di cosa sia One Piece nella sua essenza. Si trova nel mezzo tra due lunghe saghe che non possono essere spezzate, ed è l'inizio cronologico e tematico di quello che è probabilmente davvero l'arco narrativo migliore di One Piece, Water 7 e Enies Lobby.